Siamo sempre di corsa e tra lavoro, figli e incombenze quotidiane non riusciamo mai a trovare del tempo per la casa, ma bastano pochissimi accorgimenti per ottenere stanze, armadi, cassetti perfettamente organizzati e riuscire così a pulire molto più velocemente e, perché no, a ritagliarci del tempo per noi. Quante volte vi è capitato di aprire un cassetto della cucina per prendere un canovaccio e di accorgervi di avere tutto disordinato? Oppure, quel che è peggio, dovete preparare la tavola, arriva l'ospite e vi dice: posso darvi una mano ad apparecchiare? Dov'è la tovaglia? E voi: no, non aprite quel cassetto! Su dai, con un piccolo impegno possiamo mettere fine a questo caos. Andiamo insieme a rimediare. Ed eccoci arrivati nella mia cucina, pronti a sistemare il cassetto dei canovacci e delle tovaglie. Prima di tutto procuratevi un metro. Come ho fatto io? Perché il metro? Vi chiederete. Perché il metro ci serve per misurare l'interno del cassetto e andare a valutare che tipo di materiale possiamo utilizzare per dividere l'interno. Delle scatole in TNT oppure di plastica, quello che avete a disposizione. Ovviamente le misure le andiamo a scrivere in un block notice, per cui anche un foglio e una penna. E poi le nostre scatole. Io ho previsto le scatole che adoro di più, che sono queste qui in TNT, perché riesco a pulirle molto velocemente. E adesso svuotiamo il cassetto. Come potete vedere è molto disordinato. Io voglio invece avere tutto a disposizione a colpo d'occhio, per cui procediamo. Cercate già di liberare il cassetto impilando già tovaglie con tovaglie, altrimenti poi sarà un po' più lunga l'operazione, per cui se avete già un minimo d'ordine bene, se no prendete tutto e buttate sul tavolo e ale, risistemiamo. Ed ecco il mio cassetto vuoto. Per cui prendete il metro e andiamo a misurare gli interni. Scrivo 103 di larghezza e 43, così almeno ho un'idea di quali sono le misure del mio interno del cassetto, e quando andrete a fare acquisti oppure quando andrete in giro per la casa a cercare delle scatole adatte, potete valutare le misure e vedere se poi in effetti ci staranno. Questo è importantissimo. E procediamo con il selezionare le tovaglie e i canovacci che vogliamo tenere, quelli che vogliamo buttare, quelli in imbostato, bucati o meno. Per cui procediamo, guarderò i miei canovacci e li metterò da parte. Questi li ricordo, questo lo scarto e lo mettete da parte. Questo è un runner. Insomma, procedete più velocemente possibile facendo una selezione, ovviamente in base a quelli rovinati, a quelli un po' macchiati, a quelli che non sopportate più, non li volete più vedere, perché esistono anche quelli. Mi sono accorta della grandezza delle tovaglie. Il mio tavolo in sala è molto più lungo di questo della cucina e queste tovaglie qui, invece di portarle su e giù, le lascerò già nella sala, dopo vi farò vedere. Questi canovacci li ho selezionati e sono da eliminare, per cui li riutilizzerò per togliere la polvere e farne strofinacci per la polvere. Continuate a dividere, mi raccomando, dividete per tipologia di materiale. Eccoci qua, questa è la situazione. Ho diviso le tovaglie che vanno in sala dalle tovaglie che vanno qui in cucina, le mie presine piuttosto che guanti per il forno, le tovagliette all'americana per la colazione, i miei canovacci da cucina, qui ci sono i miei grembiuli da cucina, qua invece i miei runner, perché a volte mi piace avere un centrotavola, oppure quando invito le amiche per un tè utilizzare un runner invece di utilizzare tutta una tovaglia. Questa è la situazione. Adesso procediamo con l'inserimento delle scatole che ho scelto, misurato e deciso di mettere all'interno del cassetto. Sto inserendo all'interno del mio cassetto le scatole e sto cercando di adattarle per collocarle nel miglior modo possibile. Direi che così potrebbe andare bene, e ricordatevi che questo sistema vi faciliterà anche nel momento in cui state stirando. Se vi siete accorte che avete tanti strofinacci da stirare piuttosto che da ripiegare, prendete la scatola degli strofinacci vuota e
li inserite già direttamente vicino al piano d'appoggio dove state o stirando o ripiegando i vostri capi stesi. In questo modo è molto più facile poi riporlo dentro il cassetto e sistemare. Ok, procediamo con prendere una scatola alla volta e decidere che cosa ci andrà dentro. Allora, io prendo la mia prima scatola per inserire all'interno gli strofinacci. L'importante è piegarli anche sommariamente, tanto sono strofinacci da cucina, ma poi che restino comunque in verticale e molto compatti. Ed ecco la mia scatola di strofinacci. Volevo farvi notare che era una pila di strofinacci e raccolti in una scatolina tutto l'ingombro che avevano all'interno del cassetto in realtà si riduce a pochi centimetri. Procediamo con la sistemazione dei miei grembiuli, ne ho soltanto un paio per cui prevedo una scatola un po' più piccola. Ecco qua. Allora, per piegare questo grembiule mi aiuto un attimo con la larghezza della scatola in modo tale da prendere un attimo quello che è la misura e poi riuscire a farlo stare all'interno. Voilà, ecco qua. In questo caso questa tovaglia è molto stropicciata, pertanto io raccomando di inserirla comunque all'interno della scatola come sto facendo io. Nel momento in cui decidete poi di utilizzarla, la potete riprendere la prima volta che stirate all'interno della scatola, tanto vedendola a colpo d'occhio vi accorgerete subito di quale tovaglia è stirata e quale no. Per cui la prendete, la stirate e poi la inserite nella vostra tavola prima di apparecchiarla. Queste sono le mie tovaglie da tavola che utilizzo nel quotidiano qui in cucina. Ho tenuto da parte anche una tovaglia un po' più carina con i suoi tovaglioli per avere a colpo d'occhio anche qui la tovaglia da usare nelle occasioni speciali. Procediamo. E adesso siamo arrivati al momento di sistemare i nostri runner e tovagliette all'americana che metterei in un'unica scatola separati, così li abbiamo a colpo d'occhio. Mi raccomando, sistemate sempre in piedi anche i runner. Dunque, qui avendo a disposizione una scatola lunga e stretta che ho previsto, preferisco di gran lunga inserirli semplicemente così in piedi, di lato. Se invece avete poco spazio, potete ripiegare. E anche in questo modo sono visibili a colpo d'occhio. Procediamo a mettere le nostre scatole all'interno del cassetto. Avanzerà dello spazio che ho previsto per la mia tovaglia con i suoi tovaglioli che sistemerò successivamente. E adesso ci occupiamo della nostra tovaglia speciale per le occasioni speciali. Allora, la tovaglia è qui, ho i miei tovaglioli che volevo sistemare. Ho piegato velocemente i miei tovaglioli da quadrati a rettangoli, poi ognuno può decidere se utilizzarlo così nel piatto con la forchetta oppure utilizzarlo poi così. E li inserisco all'interno della tovaglia da questa parte, in modo tale che quando andrò a sistemarla all'interno del cassetto io mi ritroverò la tovaglia dove vedo il disegno e tutto e poi posso decidere quanti tovaglioli prendere oppure prendere e spostare. Per cui ho questa soluzione, vado e inserisco. Ed eccoci, il nostro cassetto è terminato, come potete vedere tutto visibile a colpo d'occhio ed è avanzato anche lo spazio per nuovi acquisti oppure per altre cose che arriveranno dai lavaggi.
Io ho anche un altro cassetto dove ripongo soltanto i canovacci da cucina velocemente prendibili mentre cucino. Vi faccio vedere come lo sistemo. E adesso andiamo a sistemare le tovaglie nel tavolo della sala. Come molti di voi in sala mi piace organizzare le cene, quelle un po' delle festività, pertanto mi piace addobbare molto bene la tavola e ritengo anche di dover utilizzare le migliori delle mie tovaglie perché mi piace molto, col colore giusto, il piatto giusto, eccetera. Ed ecco qua. Vado nel mio cassetto, che è questo, e posiziono la mia tovaglia così. E adesso che abbiamo finito tutto questo lavoro ci meritiamo un po' di relax, magari accomodandoci nel nostro divano, perché adesso è arrivato il momento che io chiamo vintage, il momento in cui andiamo alla ricerca dei consigli delle donne di casa di una volta che sono pratici, utili ed ecologici. E a proposito di tovaglie, guardate cosa ho trovato oggi per voi. Avete macchiato la tavola con la cera? A me capita spesso ed ho scoperto come eliminare la cera. Prendete la tovaglia o tessuto sporco di cera, non lavatela, mi raccomando. Se asciutta, provate prima con un coltello senza seghetto ad eliminare la cera solidificata. Se non viene via del tutto, prendete un foglio di carta da cucina, tipo Scottex, e poggiatelo sulla macchia. E con il ferro da stiro caldo, ma senza vapore, passiamolo sopra la carta, che assorbirà la cera sciolta. Ripetete più volte se necessario, poi procedete con il lavaggio in lavatrice. Vedrete che la vostra macchia sparirà. Oggi siamo state proprio brave e possiamo togliere una voce del nostro elenco delle cose da fare: sistemare cassetto, canovacci e tovaglie. E vedrete che la prossima volta che avrete ospiti non vi vergognerete più di aprire il vostro cassetto dei canovacci o delle tovaglie, anzi vi farete aiutare, perché ricordatevi che farsi aiutare ad apparecchiare la tavola dagli ospiti mette loro a proprio agio nella vostra casa e crea subito un clima di familiarità. Passiamo intanto alle vostre domande che vi mandate sempre più numerose via mail e vi ringrazio perché mi fanno molto piacere. E intanto mi scrive Maria di Roma chiedendomi: adoro le riviste di moda e di arredamento e ne lascio tante in giro in salotto e in cucina perché se le metto in libreria le dimentico. Inutile dirti che creano molto disordine. Hai un consiglio su come poterle organizzare senza dimenticarmi di leggerle? Allora Maria, il mio consiglio è quello di acquistare un contenitore abbastanza grande per tenere dentro le riviste, ma trasparente, di forma quadrata o rettangolare. Questo contenitore potrà essere inserito tranquillamente all'interno della stanza, magari poggiato su un tavolo piuttosto che a terra di fianco al divano. Le riviste, mi raccomando, le metterai internamente in verticale. In questo modo avrai un oggetto di design minimale e anche le riviste a colpo d'occhio per essere lette tutte le volte che le vedrai e avrai il tempo per farlo. Spero ti piaccia questo mio consiglio, prova e fammi sapere. Bene, allora vi aspetto per organizzare insieme una casa a nostra misura, cioè una casa in forma. A presto!